Amici e amiche, bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a vedere come farmare efficacemente l'Obdusite. L'Obdusite è il materiale più importante che c'è nel gioco, ci permette di crescere, di progredire, di conseguenza andare ad affrontare pit più alti, combattere boss migliori e scalare i mondi. Andremo ad affrontare 3 prove: la città di Kurast, i dungeon e le orde infernali. Prenderemo il tempo di queste 3 prove e controlleremo quanta Obdusite abbiamo farmato da ognuna di esse. E alla fine faremo il conteggio e vedremo chi è la migliore. Quindi mettetevi comodi, buona visione e ci vediamo tra poco. Togliendo questo bellissimo talismano che ho trovato 4 stelle, dobbiamo andare a vedere nei materiali. I materiali, precisamente l'Obdusite, eccola qui. Ci dice che si ottiene dal livello 60, spedizioni, orde, eccetera. Ne abbiamo 3,38, ne avevo tipo 30.000 un video fa, ma l'ho finita tutta perché ho dovuto provare molteplici build per portarvene altre di migliori e abbiamo dovute testarle parecchie e ce n'è una pronta tra poco. Ora, fatto questo, abbiamo controllato che ne abbiamo pochissima, 3,38, dobbiamo andare nelle nostre chiavi spedizioni e andremo a controllare il sigillo dell'incubo. Ho preso le sale dei dannati con ombra vacante, una delle più pallose, passatemi il termine, e lente, proprio per farvi vedere il tempo che ci si mette massimale, e anche quella un po' più non difficile però. Poi dobbiamo andare a vedere il tributo del raffinamento, che questo si utilizzerà nella città di Kurast e lo andremo a vedere per secondo. Qui otterremo l'Obdusite e vedremo quanta ne otterremo, così lo metteremo a paragone con i dungeon. E poi andiamo a vedere le bustole infernali. Mi raccomando, le orde nelle bustole infernali dovete avere l'ondata massima 10, che è quella che vi fa farmare di più, vi fa prendere più ceneri e di conseguenza ne farmate di più. Ce l'avete da 6, da 8 e da 10, quindi 8 no, 6 no, 10 sì. Le altre potete anche buttarle, vendere, insomma fate quello che volete, non vi serve. Però dobbiamo iniziare, come abbiamo detto, con il dungeon, quindi con quello più semplice. Avviamo la spedizione e ci vediamo tra poco direttamente dentro al dungeon. Prima di partire ricordatevi sempre di prendere i vostri elisir eccetera per l'esperienza. È abbastanza di più 5, 10, 15 più 8 con il boost che abbiamo anche adesso della madre, è tanto. Io ho scelto il mio rogue come al solito perché è il mio personaggio da farming più forte e più veloce che c'è. Link in bio per la build completa. Forse qualcuno di voi già l'avrà vista, però c'è la build totale in bio. Qui, come vedete, i danni vabbè sono alti. Qui siamo anche nell'overworld. Tormento 4 ovviamente, non andiamo sotto il tormento 4. Qui parliamo sempre di tormento 4, non 3, non 2, non 1. Sempre il massimo. Qua siamo abbastanza veloci, poi dipende sempre voi dalla build che utilizzate. Se avete un necromante probabilmente sarete un po' più lenti. Forse con un druido, con una build, con l'ultima build che sto facendo del druido, forse riuscite a stare a questa velocità, ma non credo. Le uniche con la velocità che potete farmare questi dungeon a questa velocità è il rogue e è il mago, con la build shock, insomma, con la build elettrica. Ricordate inoltre che ognuna di queste 3 prove ha dei punti a favore. I dungeon, per esempio, all'interno potete trovare, oltre l'Obdusite, degli item interessanti, ma soprattutto potete trovare i goblin e il macellaio. Il macellaio è uno degli eventi più rari che c'è nei dungeon, si trova molto raramente, e ancora più raramente vi può droppare la sua bardatura e il pezzo da mettere sulla destra del cavallo. La percentuale è bassissima, non ricordo precisamente quant'è la percentuale, ma è veramente bassa ed è molto raro. Non possono essere droppate insieme, quindi dovrete eventualmente abbattere 2 macellai. Se siete fortunati la trovate, se non siete fortunati nulla, vi darà il loot, vi darà delle piccole cose non troppo interessanti, ma questa è la cosa importante nei dungeon. Invece se andate nelle orde infernali alla fine potrete aprire, oltre la cassa, quella là che vi interessa a voi dell'Obdusite, potrete aprire anche la cassa con all'interno gli item, e lì sono garantiti dei Great Affix. I Great Affix sono quelli che voi vedete all'800 con le stelline, gli ancestrali leggendari. Mentre nella città di Kurast, mentre correte non prendete niente, ma potrete trovare un goblin all'interno. Uccidendolo potrete, alla fine, quando avrete abbattuto il boss, aprire 2 casse, una con l'Obdusite che avete scelto e l'altra all'interno ci saranno dei materiali molto importanti. Ora noi siamo arrivati alla fine, vediamo quanto ci abbiamo messo. Qui ci abbiamo messo esattamente 2 minuti e 40 e abbiamo preso 1186 di Obdusite. Non male, no?
La seconda prova, dobbiamo andare nella città di Kurast, come vi ho detto. Nella città di Kurast attivate il portale, dovrete mettere il tributo, mi raccomando il tributo del raffinamento che vi dà l'Obtusite, e potete mettere anche un patto. Io metto sempre gioielli, ma se avete bisogno di armature, armi, eccetera, scegliete quello che volete, tanto costa poco e avete una probabilità migliore di trovare quello che vi interessa. Ora la attiviamo e ci vediamo direttamente all'interno. Ok, nel momento in cui entrate, se rimanete dentro il cerchio, non vi starta il tempo. Quindi il timer parte dal momento in cui voi siete all'esterno. Dovete essere veloci e dovete andare a distruggere queste fiamme che faranno fuoriuscire dei spiriti. Gli spiriti vi rafforzeranno, quindi le vostre ultra saranno più veloci, farete più danno, sarete più rapidi voi, eccetera. E in più, uccidendo i mob, vi darà, come vedete in alto a destra, del tempo aggiuntivo. Se il tempo scade a 0 è fallita, ma non la potete ricominciare, è fallita proprio, vi butta fuori e finisce lì. Nota a margine, i punti esperienza che acquisiremo da questi distretti sono esattamente uguali ai punti esperienza che prenderemo nell'overworld o nei dungeon tipici. Quindi non abbiamo un incremento di punti esperienza come può essere nel pit, che c'è un aumento di livello. Qui il livello questo e questo rimane. Inoltre, se avete un personaggio da speed farming tipo il mio, tipo questo, vi consiglio di farlo in solitaria, in singolo, perché in gruppo rischiate molte volte che all'interno di questo cerchio vi trovate voi e un altro membro e magari gli altri due sono ancora in giro a fare altre cose, quindi rischiate di perdere secondi, molti secondi preziosi che vi possono aiutare sia ad incrementare la velocità di farming, ma anche sia per completare la missione, perché si rischia comunque sia che non si termina. Ma vabbè, siamo a 240 secondi, 252 e siamo arrivati al boss, pertanto poco male. Ora ci vediamo direttamente il boss, che poi questo boss è quello che ci si può fare anche il glitch, che c'è un glitch attualmente, però vabbè. Tutte le caratteristiche, quindi dobbiamo vedere, abbiamo messo 1,37 per 2000 di Obtusite. Questo c'è poco da dire, apparentemente è il migliore. Ora dovremo ancora vedere l'ultima prova, però dati alla mano e numeri, soprattutto in minuti per Obtusite, 1,37 per 2000 è tantissimo. Ora siamo giunti all'ultima prova, quindi andremo nelle orde infernali, la startiamo, però è meglio farla in compagnia, quindi prima di startarla, mi raccomando, all'ondata 10, andiamo su contatti, cerchiamo un gruppo qualsiasi, tanto basta che ha Tormento 4 che vi paga molto di più del Tormento 3, mi raccomando Tormento 4, cercate un gruppo, il consiglio che vi do è di startarla subito, appena entrate, senza che aspettate che qualcuno ve la starti. Entrate, insieme agli altri, vabbè, quando partirete uccidete il primo boss. Nel momento in cui avrete abbattuto il primo elite, vi darà delle etere brucianti. Le etere brucianti è la valuta delle orde infernali. Nota molto importante, se volete livellare, ma livellare parecchio, e farmare dei materiali importanti tipo frammenti di gemma, eccetera, venite qui. Perché qui arrivano migliaia, e dico migliaia di elite, mob normali, nemici normali, arriva anche il macellaio, però vabbè, lui non vi dà la skin che vi dicevo prima, la bardatura, però livellate veramente tanto, quindi se avete bisogno di livellare o avete bisogno di frammenti di pietra, che sia teschio, zaffiro, eccetera, che siamo sempre tutti senza da quando fecero quell'aggiornamento maledetto dei 100.000, venite qui, perché questo è il posto migliore dove fare tutte queste cose. Se ancora non riuscite a farlo nel mondo 4, potete spostarvi nel mondo 3. Considerate che anche ciò che recupererete, che prenderete, sarà al 50% circa. Per esempio, se prenderemo 6.000 di Obtusite, qui lì sarà 3.000, parole povere. Finito tutto, arriviamo ai 3 boss, i 3 boss finali, insomma, quelli abbastanza difficili, ma ora li disintegriamo istantaneamente. L'ultimo boss, Ismail, vi darà qualche piccola cosa, insomma, nulla di troppo importante, cioè sia chiaro. Il tempo totale che ci abbiamo impiegato sono 14,36, troverete 3 casse, una con l'oro, questa era quella con i Great Affix che vi dicevo, ma questa è quella che ci interessa a noi, Obtusite e frammenti di gemme. Ora andiamo a controllare quanti ne abbiamo, 3, 5, 2, 4, la andiamo ad aprire e vediamo un po', 6.004, abbiamo farmato esattamente 6.400 Obtusite in 14,36 secondi. Che sembrano tanti, ma messi a paragone di un'altra cosa
non sono poi così tanti, perché ora andiamo a vedere il tutto. Nota di merito alle Orde Infernali: abbiamo farmato tanti frammenti, circa 3000, 3500, e non è andata benissimo poi questo giro, quindi ne potevamo farmare anche molte di più. Quindi signori, direi che siamo pronti a partire con la classifica. Al terzo posto, come era facilmente prevedibile, le Orde Infernali, però considerate che le Orde Infernali all'interno farmate veramente tanta esperienza e farmate veramente tantissimi frammenti. Un ultimo posto glielo devi dare, perché per il test che stiamo facendo oggi glielo devi dare, ma secondo me meriterebbe anche un bel po' di più, anche un secondo posto, per me una menzione d'onore la meriterebbe. Ma oggi il test è questo, quindi ultima posizione per le Orde Infernali. Secondo gradino del podio se lo aggiudicano i dungeon per 2 minuti e 40 e abbiamo farmato 1860, con quel dungeon che vi avevo detto era un po' lento e anche un po' palloso. Con gli altri che sono molto più veloci ci avremmo messo molto di meno. Una menzione anche a lui d'onore gliela dobbiamo dare, perché i dungeon sono semplicissimi, lineari. Potresti, come vi avevo detto, molto importante, trovare il macellaio all'interno che vi può droppare la bardatura del cavallo. Quindi secondo posto strameritato. Primo posto, come era facilmente prevedibile, lo prendono le città sotterranee, ma attenzione, le città sotterranee, la città di Kurast, per farle startare, per startarle servono i tributi non ce li avete infiniti, i tributi li potete trovare nelle maree infernali, aprendo le casse e soprattutto facendo i sussurri, quindi andando all'albero dei sussurri, o attualmente c'è anche un piccione, io lo chiamo piccione, erpiccione, in giro, che vi scambia i sussurri per delle casse e all'interno potete trovarle. Non solamente là, i tributi li potete anche trovare dai boss mondiali, dagli infernogeni, da tantissime altre parti, dalla signora del sangue, ma è una cosa un po' più lenta dei dungeon, quindi devo metterlo in prima posizione per il tempo che ci abbiamo messo, ma per quanto mi riguarda in prima posizione io ci avrei messo tranquillamente i dungeon, perché i dungeon sono semplici, sono molto molto economici, perché ti chiede solamente polvere per farli, sono velocissimi, super economici, non hai problema di sorta e farmi quasi uguale. Però, come abbiamo fatto anche per le maree, direi che il primo posto se lo devi aggiudicare per forza. Quindi ora ci vediamo tutta la tabella completa. Questo video ho voluto prepararlo per voi nella metodologia più lenta possibile e che ve la faccia capire il meglio possibile, perché capisco che molte volte Diablo, come altri giochi di questo genere, possono essere frustranti, soprattutto per persone che non hanno tutto un gran tempo libero. C'è chi lavora, chi ha famiglia. Diablo comunque è un gioco anche per persone abbastanza adulte, figli, moglie, devi cucinare, i 1000 impegni della vita che ti dà. Magari torni a casa, hai un'ora libera, vuoi giocare un po' a Diablo, ma non puoi progredire perché non hai farmato efficacemente quello che ti serviva. Questa guida fa proprio al caso vostro. Quindi signori, io come al solito vi ringrazio per la visione, lasciate un like, un commento e una condivisione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!